Eccoci, abbiamo iniziato per Isabella. Ciao Elena, Ciao a quanto tutti. tempo? Mm. Come stai Elena? Sei pronta? Sì, Sei connessa a Isabella? fammi un conteggio. 5, 4, 3, 2, 1. Mm. La vedo arrivare facendo delle acrobazie, quindi fammi Salti capire. mortali. Sì, Mm. arriva facendo salti mortali, ruote. Ehm, e poi si mette dentro, sai, quei cerchi che usano gli acrobati, Mhm. no? Che si muovono dentro il cerchio. Mm. E sta a forma di un uomo vitruviano? Mhm. Perché? Eh, allora, mi dice che è una rappresentazione di come un po' si sente lei, cioè eh, si sente che comunque per sopravvivere, perché questa non è la vita che vorrebbe, quindi non è vivere come vorrebbe, ma è sopravvivere, deve fare i salti mortali e deve cercare di arrivare ovunque in, in un tempo ristretto, un po' si sente così, no? Mhm. E, e poi invece quando si ferma si sente come se fosse appesa a un cerchio, quindi bloccata lì così. Ok, quindi o deve fare i salti mortali oppure è ferma immobile, legata a un cerchio, quindi legata in quella posizione lì, ferma, e da lì non può uscire. Ehm, Dall'autorizzazione? sì, Come? Te la dà? Con un salto mortale? no, è ancora nel cerchio e mi dice sì. Va bene. Diciamo molto interferita, poco interferita, mediamente interferita, come la definiresti? Mm, medio, medio ma con interferenze agguerrite e potenti. Cioè, alla fine sono nulla, però diciamo che è come se avessero scelto i più scaltri per poterla fregare, tra Mm. virgolette. Vai, proviamo come sempre, vibrazione, 900 milioni, consapevolezza, 111%. Tiziano Ferro, PSPA, 43. Scusate. salute. Questo è 40 Tiziano Ferro che è venuto. 43,67. Vite precedenti, 2356. cervello, 8,2. Tiziano fa i riti, Ahimè sì. va fino in fondo, Ah, adesso, va fino in fondo ma non ammazza, per ora. è vivo, Sì, è vivo. È arrivato un particolare riguardo a 111. mhm,
c'è stato quel momento dove lui era in conflitto con se stesso per quello che è stato male, prima della canzone. Male nel senso aveva preso tanti chili Mhm. ed era molto in conflitto con se stesso perché avrebbe dovuto scegliere se stare a questi ricatti oppure no, e quindi se non fosse stato ai ricatti sarebbe tornato a essere nessuno. Mhm. Alla fine ha deciso di stare ai ricatti e è andato avanti. Ok, entità di Isabella. Allora, il primo è arrivato. Allora, questo leone, però è strano, cioè è un leone, ma è come se fosse il Buddha dei leoni, cioè una Capo. sì, però la struttura cicciona così, come il Buddha, e in più ha tipo una corona intorno alla testa. Quindi Ok? seduta paciosa, leone più corona. Sì. Quindi un da leone cicciolina. Cicciolino. Ma a me la corona di fiori ricorda Cicciolina, scusa. Il Parlamento che sfoglia la rivista e che noi abbiamo votato, loro hanno votato Mm. e che stiamo ancora pagando la sua Ah, pensione, che si è anche un po' arrabbiata perché le hanno tolto 5 euro dalla ah, pensione, santi no? noi. Ciao a tutti i cicciolini. Mm. Mm. Poi, oggi Poi- ridiamo. Ma Isabella è simpatica, mm, dobbiamo ridere. ha sempre il sorriso. Poi c'è un falconiforme e c'è mm, boh, potrebbe essere eh, ma tipo una formica grossa, ma mm, però ha il muso più tondo, più comunque è una grossa formica con le ali, anche con le ali. Eh, ehm, Vabbè, un insettoide. sì, Sopra tutti questi chi c'è? allora c'è Zeus, Odino, e c'è viene questo umanoide fatto un po'. Allora, è un umanoide fatto come se fosse fatto il corpo da due parti, Mm. un po' tondeggianti. eh, con Un le braccia, barbapapà. sì, una specie di barbapapà, senza però i peli, Mhm. eh, grigio scuro, Un uomo birillo. un uomo birillo, sì, con, con le gambe e le braccia, e però le mani hanno solo tipo due dita e i piedi sono una cosa unica. Vabbè, non è che lui cammina o che si sposta col pensiero, quindi non è necessario avere tante dita, così questo mi dice, no? Ed è alto? A livello di Abbastanza, Zeus e Odino? no, un pochino sotto di qua, però. Mm. Nome. Tripnim Compito. è sopra il falconiforme. Eh,
è collegato, allora, e tramite il falconiforme praticamente fa, manda dei messaggi ad Isabella tramite due impianti e le fa fare delle cose. Ehm, Anche sono cose piccole che probabilmente lei non si è mai resa conto di farle, perché sono proprio anche stupidaggini, però praticamente fanno fare queste cose per cambiare una situazione, l'andamento di una situazione, a ehm, seconda di come vogliono che quella situazione vada, gli fanno fare una certa cosa. Vabbè. Che Mm. di tipo di DNA ha papà? Allora, io ti direi che può essere una prova di incrocio tra siriani e pleiadiani. Vabbè, ma allora non conta niente. Via. EDL. Sì, no? ETL ce ne sono 5. Mm. Mm. E Isabella cade nel panico perché temeva di avere la casa piena di EDL. Non è nella casa, sono legate a lei per le interferenze mentali. Ok, quante sono? 3. Di che livello? Livello 5, livello 2, livello 3. Mm. Con che compiti? Allora, livello 2 e livello 3 collaborano e sono quelle due che le fanno tenere tutto sotto controllo, la fanno essere molto controllante anche rispetto agli altri. Molto, io la vedo apprensiva, la vedo ehm, che non lascia spazio a discussioni in alcune cose perché è presa dalla paura, e quindi in quei momenti che non vuole entrare nello stato di paura sua che viene fuori quando lei non ha tutto Elena, sotto controllo. aspetta, aspetta, puoi ripetere che Scusa. non si è sentito? Non si Ah, è sentito. allora le entità mentali di livello 2 e 3 collaborano Mhm. e sono quelle che le fanno tenere tutto sotto controllo. La vedo anche, oltre a tenere tutto sotto controllo, la vedo molto impositiva, molto dispotica. Ok, quindi molto Si fa così. si fa così, ma perché lei ha, quando reagisce così è perché sente una forte paura e non ha voglia di sentire la paura e quindi eh, quelle cose vanno fatte così, non apre neanche la discussione, cioè non lascia spazio alla discussione. Mm, ok, e qui ci sono un EDL fuori e due dentro. EDL che gira intorno a lei e due che sono all'interno. E E la poi 5? allora la 5 allora ti descrivo, vedo l'entità 5 qua e Isabella qua, no? È come se quando l'entità 5 agisce su Isabella, cioè quindi manda degli impulsi, fa proprio come se mandasse degli impulsi così e lei si sente eh, come se in quel momento fosse tutto, si fosse messa proprio in un atteggiamento sbagliato per quella situazione. Quindi io vedo che lei proprio pensa anche di essersi vestita in modo non corretto, pensa di essere andata nel posto sbagliato, oppure pensa di aver parlato con la persona sbagliata. Quindi a Quindi disagio, a disagio, fuori però posto. sì, fuori posto, ma in maniera molto
incisiva Marcato, per la sua vita perché a volte proprio se ne va dai posti oppure perdendo occasioni, sì, oppure non opportunità. parla con le persone, sì. Sta facendo tanti sì con la testa Ah, Isabella, e quindi vedo è che, questo. infatti, che le sue opportunità di lavoro che lei diceva di aver perso, di non essersi, diciamo, mostrata bene, faceva proprio questa cosa per l'entità di livello 5, quindi cambiava repentinamente, prendeva se ne andava oppure si sentiva a disagio, quindi sì, diciamo, si toglieva dalla situazione perché pensava di essere proprio al contrario di quello che doveva essere. Impianti. Allora, ne ha due, che sono uno a livello eterici, eh. Uno è proprio al centro del cervello e l'altro è sotto l'occipite e sono, quei due io li vedo collegati. Poi ne ha uno in mezzo al torace, ne ha due nei palmi delle mani, uno a destra e uno a sinistra, e ne ha due sul dorso del piede, una a destra e una a sinistra. E poi ha un impianto mentale che è praticamente in verticale, è tipo una riga, un listello molto fine, in verticale, in mezzo alla testa. Ok. Ok, Mhm. Mm. vediamo un po' di cause, anzi, vediamo un po' un fatto. Il fatto principale, il primo, è la violenza fisica, psicologica, che l'ha portata a temere gli uomini. Violenze verbali, psicologiche, poi non ci hai parlato nei punti, c'è stato un aborto. Nice ha mai avuto una storia d'amore. Cause in tribunale, vinte ma non concluse e che non hanno portato a casa, diciamo, dei risultati concreti ancora, mai quindi concluse. Tutta questa storia della violenza, causa esoterica. Io vedo questo Leonide, questo leone, e lo vedo proprio come preposto a fare questo tipo di interferenza. Ok, quindi è il responsabile della violenza Mm, in generale. mm. Vabbè, Eh, quello fa il lavoro di portarti verso la violenza. sì, esatto. Causa, e questa è la cosa esoterica, perché la PS ha voluto fare questa esperienza. Ehm, c'è stato un episodio quando lei era più piccola, vedo io. Ah, ok, aspetta, perché si stanno unendo tutte le cose. Allora, questo episodio quando lei aveva, penso, 8 anni, che forse non si ricorda, ma io vedo un uomo già grande che ha provato ad approcciare con lei. Lei si è ribellata e è stata minacciata con forza fisica che se avesse detto qualcosa sarebbe finita male. Isabella, stai facendo sì con la testa, te lo ricordi? Sì, più o meno. Ah, ok. A Ah, kind of, una cosa del genere. sì, Parente? io Chiedo, vedo eh? di sì, però non so. No, sembra di no. Ah, ok. O molto Non si vicino sa, alla famiglia. si sa. Ah, ok. Vabbè, ma non è importante No, comunque. no, infatti, era perché Tasto chat, se vuoi. Ok, è dimmi. arrivato un altro pezzo, cioè gli era successa praticamente la stessa cosa in un'altra vita, Mhm. tempo prima, molti anni prima. E... Maestro di scuola. Ah, ok, lo vedevo molto vicino a lei. Posso dire il tuo lavoro, Isabella?
e lei insegna. Infatti. Beh, diciamo che la chiave è qua. Sì, allora quello... Vado? Sì, sì, sì. Allora, mi fa vedere anche l'episodio dell'altra vita, perché là praticamente la PS come esperienza aveva scelto di mm, scegliere una strada che si allontanasse completamente dall'avvicinarsi a una possibilità del genere di nuovo. Ok, quindi addirittura aveva, quando era cresciuta, le piacevano le donne. Mm. Aspetta, piacevano le donne e si era fatta suora. In quella Ok, vita, sì, in quella vita là. donna a cui piacevano le donne si era fatta suora. Sì, per togliersi da quella violenza che aveva subito da bambina. Ok, quindi stare più lontano possibile da tutto ciò che è mondo sociale, tra virgolette, e soprattutto uomini, no? Quindi addirittura era andata così. Questa volta la PS ha deciso di invece Affrontarlo. affrontarlo e affrontare le situazioni così. Mhm. Ok, vedo che proprio che è andato dall'altra parte, c'è proprio un andare in mano al nemico, così. È una furbona questa PS. Infatti, Non è che abbia risolto molto. Se l'ha no, solo prese. anzi, Si è solo fatta ah, insultare Isabella. esatto. Mm, Vabbè, ogni considerazione io non la faccio neanche più. Ok, perché il processo non si conclude? Concluso, fine. Ha vinto, quindi risarcimento, chiuso. No, ha vinto, basta. Non è chiuso, non c'è ancora risarcimento. allora Che io tra lì le vedo, altre cose, non diciamo la cifra, a me sembra ridicola. sì, appunto, Io infatti, mi aspettavo uno zero in più ah, rispetto a quello che mi hai detto minimo. tu. Mm, Se no, mi viene da meno, mi viene da ridere. Poi è vero che poi uno non può pagarlo, però intanto no, però, comunque ti fai il ah, mutuo e mi paghi tutta infatti, la vita a un certo esatto. punto. E quella roba lì è un macchinone, quello Mm, che hanno riconosciuto. sì, quella Una però, gran bella macchina, niente. e basta. Mm. Allora, io vedo proprio che lì c'è un meccanismo di interferenza nei tribunali, Mhm. in tutto quel mondo lì, l'interferenza è a quel livello. Come diceva Silvio, peccato che Mm, secondo me che erano lui faccia tutti, parte. erano pappa e ciccia, Sì, diciamo. infatti, lì è tutto così. L'avevamo già visto anche in un'altra sessione di un'altra cosa, però avevo Senti, visto la stessa roba. se no ci dimentichiamo, Sì. Elena, crea con me Mm. i ad eternum necessari in modo tale da metterne uno potentissimo in ogni tribunale d'Italia. Poi dei piccoli ad eternum in ogni aula, altri piccoli ad eternum in ogni seduta, quindi quella del giudice e quella della sala. Questo non può che portare a giuste cause, giuste condanne, giuste soluzioni, tutto quello che è giusto. Tutto quello che è porcheria, con entità che ridacchiano e brindano a suon di champagne mangiando caviale, non può avvenire in queste aule, perché ci sono gli ad eternum. Quindi o si blocca tutto, o la vera giustizia alla meglio. Fatto? Mhm. Sì, stavo sentendo che Giudici di pace, tutti, tutto quello che ha a che fare con giustizia. si stava proprio muovendo qualcosa. Tipo? Ho sentito proprio che concretamente l'energia è arrivata in qualche maniera, non so, in qualche maniera ovunque, in questo Mhm, istante. mhm.
Mm, mm. Cioè, spesso succede che io vedo dall'alto cosa fanno gli Ad Eternum, no? Mhm. Adesso ho visto dall'alto cosa hanno fatto e poi è come se L'hai sentita? esatto, è come se fossi tutto d'un colpo fossi sullo stesso piano e la sentivo. Ok. Scusami, piccola parentesi. Qui da me passano un sacco di elicotteri ultimamente Mm. e tante belle scie che non ci sono praticamente mai. Causa? È un caso Eh, o ce l'hanno con me? no, la zona, è quella zona lì, Mhm. Perché? perché a livello energetico è potenzialmente alta E e vai tenuto anche bassa. se Ok, mega ad eternum in questa zona. Gigantesco. Diametro di chilometri. 100 chilometri di ad eternum in questa zona. Col centro dove sono io. Fatto? se- Va bene, una vita precedente. Ehm, ok, questa cosa l'abbiamo fatta dei giudici. Una vita precedente, una vita attuale, un ad mm, eternum sulla causa in corso. Ma lo fa Isabella. Quindi insegnale come ok, crearselo, poi dille di scrivere su un foglio processo in corso e ce lo mette sopra. ok, ha messo. Ho visto l'istante in cui l'ho appoggiato sopra, ho visto che è arrivata nello stesso istante la vibrazione agli studi legali coinvolti, quindi sia il suo che quelli della controparte e al giudice preposto per questa cosa, anche se lei non lo so, non lo sa ancora, non lo so, ma io ho visto già che sarà così, che partiranno con quella vibrazione lì. Ok. Causa esoterica della non centratura. Spesso è quell'interferenza di del falconiforme con l'ibrido lì, che le fanno fare delle cose strane Mm. e lei è come se in quel momento, a livello fisico, è come se lei in quel momento perde, cioè cambia proprio perché voleva fare una cosa, gliene fanno fare un'altra, quindi è come se lei dice, ma cosa... Un esempio è tipo, che ne so, sai quando si va per strada e uno è sovrappensiero, tra virgolette, devi andare da una parte, invece fai sempre una solita strada che fai e dici, ma dove sto andando? Che questo è un esempio stupido, però è quello che fa il falconiforme. Una parte è quella e una parte sono le entità mentali di secondo e terzo livello, che la mettono un po' in confusione di proposito. Non sicurezza, insicurezza. Beh, ha dato un po' da tutte queste cose. Sopra- Passaggio dalla calma all'aggressività. No, dimmi, dimmi. soprattutto da quello di livello 5 che è fatto apposta per farle cambiare ehm, cosa da Calma, un momento all'altro. calma, aggressività. Vedo la formica che fa questa cosa. Allora, agisce proprio sulle emozioni. Il suo compito è quello di agire sulle emozioni, quindi eh, ha- non- è tipo come se stessero provando a vedere come se
dando degli impulsi per... allora ti descrivo, vedo sta formica qua, sta Mm. insettoide, vedo Isabella, la sua emozione, ok? Emozione di calma, loro agiscono e manda un impulso all'emozione in maniera tale che diventi rabbia di colpo. Mhm. E così per abbassare le vibrazioni stanno cercando di capire se così è un metodo facile per ciucciare l'energia della PS. E quindi sperimentano random un po' qua e là. Causa esoterica dell'ansia. Ma è un po', è un po' la reazione a tutto questo movimento, perché vedo proprio che ognuno fa la sua cosa, no? Delle interferenze, però è come se le creassero tutto un incrocio di interferenze che fanno proprio, le mettono proprio l'ansia, cioè tutto un movimento interno che ovviamente lei non sa da dove arriva in quel momento, ma lo sente. E questo Pa- la traduce come ansia. Paura ossessiva, ovviamente tutto questo è nel corpo emozionale. Paura ossessiva. Ti sento male quando dici questa cosa. Paura ossessiva. Ah, ok. La paura gli viene provocata anche qua, gli viene provocata dall'entità di livello 2-3, in maniera tale che con la paura lei diventi ossessiva e abbia tutto sotto controllo e diventi molto perentoria e imponente. E quindi che faccia questa cosa qua. Questo serve per far sì, e allora lo scopo finale loro è che lei non si muova, nel senso che per avere tutto sotto controllo devi abbastanza cioè, programmare, no? E quindi se tu sei in un posto, sai come funziona un posto e sai quali sono i passi soliti da fare, sei molto più tranquillo. Ok, se Mhm, invece fosse un posto diverso, saresti molto meno tranquillo perché non lo conosci. mhm. Ok, quindi tendenzialmente fanno sì che lei faccia ciò che già è conosciuto o che in maniera immaginaria sa più o meno come funziona. Ecco, e questo la limita perché con la sua creatività farebbe tantissimo invece. Mania del controllo che a volte sfocia in dispotismo. Ah sì, è questa cosa qua, ecco, dispotica. È Perché, proprio quello che vedevo io. perché prende scelte, opta per scelte sbagliate? Quella è l'entità di livello 5. Sempre. Sì, cioè vedo proprio che ci sono le varie scelte infinite, no? C'è un raggio di scelte, un range di scelte che la porterebbero dove lei vuole andare e un altro range di scelte che la portano dalla parte completamente opposta. Allora, lei inizia una cosa, vedo proprio questa cosa, inizia una cosa, ok? Mm, Sapendo benissimo qual è la scelta da prendere per arrivare lì. mhm. Arriva quasi a prendere la scelta finale e poi l'entità di livello 5 le fa prendere la scelta opposta, come se la facesse deviare all'ultimo. Bene. Tuttavia lei è geniale, ha un Mm, lavoro, non diciamo quale, dove, ma mm, sappiamo che è mm, un'insegnante, però insomma è molto ricercata, ha avuto tantissime proposte, abbiamo già visto perché non le ha accettate, mm, entità mentali, e questo però si è tradotto adesso, al di là del periodo che stiamo vivendo, in nessuna stabilità economica, povertà, dipendenza da tante persone, dipende. A me ha colpito questo suo modo di scrivere il punto con un finale dipendo. mhm. Eh, Quindi se vogliamo dipendeva dal compagno e c'è rimasta con il cerino spento. Dipendeva dal lavoro e adesso è no. Dipendeva da, no? mhm, Eppure lei è indipendente esatto. e non è È più- mantenuta da un marito. no, infatti è quasi più la sua idea che dipende da qualcun altro o qualcos'altro, no? È un po' questa, è come se avesse l'esigenza
mm, di fare qualcosa con mm, il benestare di qualcun altro, no? Perché è come se lei non si sentisse adeguata. Ok, quindi questa esigenza di avere la conferma dell'esterno di qualcuno. Ok, la paura di fare e di essere sbagliata fa sì che lei ha bisogno di qualcuno che gli dica ok, stai facendo bene, ok, fai questo. Quindi un lavoro dipendente, sai cosa devi fare perché qualcuno ti ha detto fai così, così, cos'ha e tu fai quello che ti ha chiesto. Eh, fare qualcos'altro nella vita, hai bisogno magari dei genitori che ti danno la conferma oppure del tuo compagno che dice va bene, facciamo così. Ok, ma in realtà come lei è adesso e come sta vivendo adesso, e poi da quello che ha detto, ha preso tante scelte in maniera indipendente e in maniera saggia. Ok, quindi è più una conseguenza di come le interferenze la fanno vivere, quest'idea della dipendenza. Un'idea Mm, che in realtà però non c'è. no, no. Mm. Relazione difficile con il figlio. Lei dice posseduti, non abbiamo capito come. Lei cosa intende? Io vedo che quello che lei sente tanto, la discrepanza tra lui e lei, vabbè, lei le sue interferenze, ok, ma suo figlio ha scelto una vita fino a qua con tante interferenze e queste lo rendono un po' contrastante con la mamma, ma è una cosa sua però. Sono interferenze del figlio per sé, cioè posseduto nel senso che posseduto inteso come lo intendono, nessuno dei due è posseduto. Mhm. Perché questo strano rapporto, relazione? Allora, è dovuta al figlio, come dicevo, le interferenze del figlio, l'esperienza della PS del figlio che ha scelto di scegliere questa vita, questa mamma per fare l'esperienza di un rapporto con la mamma conflittuale e contrastante, per fare l'esperienza del rapporto con la mamma conflittuale e contrastante. Non so se ho reso l'idea. Sì, Ok. però questa cosa è castrante perché per esempio Isabella ha avuto delle proposte di lavoro, ma il figlio non vuole trasferirsi. Beh, Questo dipende da Isabella come dal esatto, figlio, nel senso non è che Isabella è obbligata, Isabella può tranquillamente procedere verso la direzione della sua vita. Il esatto. figlio La si segue. adatterà, la Esatto, segue e esattamente. coglie probabilmente poi alla lunga le opportunità Mm, no? Di cambiare paese, esatto. per esempio, una nuova lingua, nuovi amici, Sì, nuove sì. persone. Esattamente. Bisogna anche avere una certa forza, un certo coraggio a volte nei confronti dei figli. Secondo me i figli di oggi sono un po' viziatelli, anche un bel po' tanto, Mm, e a viziarli sono i genitori. No, mhm. da quello che vedo in giro ci sono soltanto bambini completamente padroni dei genitori e non il Mm, contrario come dovrebbe è vero. essere. Chiamiamo i nonni, quelli che si presentano, Allora, penso siano, cioè, sono tutti i nonni, vedo i due nonni ai lati, maschi. un nonno qua, sì, poi una nonna e in mezzo c'è una bambina, Mm, no, 13 anni, La cugina, può essere, so se aveva che si quell'età presenta lì. come bambina, Sì, sì, chiediglielo se è la cugina. Era sì, una mi ha detto cugina, di no? sì, mi ha detto che è una cugina. Bene. Allora, ruota libera, chi vuole parlare parli, facciamo un po' di spiritismo. Mm. Ci vogliono dare dei numeri dell'otto? Allora, un nonno a destra che mi dice essere il papà del papà. Mm, ha il cappello a cilindro e ha il sigaro in bocca. E
Dice, mm, allora mi manda un'immagine più che dirmi, quindi devo cercare di tradurre l'immagine. Mi manda l'immagine di lui che lavorava in un'azienda, aveva un'azienda che boh, dice aver creato lui, non lo so. Mm. E dice, pensavo che stando creando questa cosa fossi un buon padre per tuo padre e per i suoi fratelli. In realtà ora capisco che la parte affettiva gli è mancata molto. E lo vuole dire a lei perché lui pensa che il fatto che suo papà non sia stato affettuoso con lei sia a causa sua. Mhm. Altri che vogliono dire? Sì, la nonna, la mamma della mamma, Mhm. dice che ehm, finora, finora ha sentito ancora, è rimasta legata a lei e alla casa perché sentiva ancora, voleva sentire ancora quell'energia bellissima che c'era quando stava con lei e quando facevano, le vedo, che ne so, le vedo che magari la nonna le leggeva una storia o cucinavano una torta insieme, delle cose così insieme. E dice, adesso però che è arrivata qua, ha visto il film, dice, ok, sono pronta a staccarmi, però voleva dirle questa cosa che le è piaciuta, stava molto bene con quell'energia lì. Mamma della mamma, no, papà del Mm. papà e gli Mm. altri due? Gli altri due la salutano, dicono che le hanno voluto bene, ma non, li vedo molto neutri, boh, un po' apatici, non so, così. Va bene, il gatto, chiamalo. Mhm. Se lo chiamiamo si presenta il gatto. Può andare nel portale aureo che intanto apriamo. No, io vedo. Allora, è arrivato il gatto e vedo dentro il gatto una palla di luce. EDL. Mm, Ok. Gatto subito dentro se vuole andare nel portale. Via. Così l'EDL se ne va. ok, Cugina, vuole dire qualcosa? eri tanto simpatica. Niente. Sì. Bene, tutti e cinque. Ciao Mhm. ciao. Se questi cinque prima di andare vogliono chiamare altri parenti, amici, gente che hanno conosciuto come disincarnati, facciamo una super festa di nuovo, facciamo la catena, il trenino. Mentre Facciano il dicevi, trenino. guarda, che ridere. Hai Mentre tu, iniziato a fare il trenino. sì, mentre lo stai dicendo, appena prima. Questo è spiritismo, il trenino di morti che se ne va nel portale aureo. Questo. Po. Oggi si deve ridere, basta. Anna, Brasil. Che se lo dice dei brasiliani questa canzone ti ridono in faccia, una roba Mm, di vecchia di 120 anni. No, 120 anni no, però di 70 anni sì. Tutti dentro. Quanti vanno dentro? stanno andando un bel po'. 127. E le entità sono incazzate nere quando gli togli un sacco di disincarnati, perché cioè, il gregge è fatto da vivi ma anche da morti, Mm, eh. Quindi un sacco ne di pecore togliamo se ne così anche. vanno. Mm. Ma solo 120? 120 milioni. Su, allunghiamo il treno. Accelera il processo. Mhm, Quando l'ultimo che entra non è così convinto ma è convinto, vuol dire che è l'ultimo. mhm. E ne sto chiamando veramente milioni, come hai detto. Certo, milioni di Ok. milioni. Ma Mhm. Ecco.
Sai, qua non abbiamo, non ci risparmiamo, non diciamo Mhm, disconnetti appena si trovano delle cose interessanti perché così si ritardano, così la persona torna, così si allunga il mm, brodo. mm, Qua facciamo tutto e fine. Via, ok, opla, tutti dentro. sì. Abbiamo questo portale definitivo, no, scusi, un portale Ah, aureo che ha tanta fame e quindi dobbiamo nutrire. Opla, op, mhm, e, andate. chi- e chiudilo. Mhm, ok, chiuso. Domanda spot, tarocchi hanno generato interferenze? Se sì, quali? Il falconiforme? I Reiki? Che lei però fa su se stessa, No, ma infatti il Reiki... eh, no, sai cosa ha fatto il Reiki in lei? Aprendo i suoi canali, che però... mm, cioè, lavorava su di sé, quindi alla fine un po' l'effetto benefico ce l'aveva, però aprendo di più i canali, in quel momento tutte le interferenze lavorano di più su di lei, in quel momento lì. Poi appena esce, torna mm, tutto come prima. concentrano. Esatto. A volte il Reiki si usa banalmente per il dolorino, mal di schiena, mal di mano. E io so di qualcuno che utilizza non i Reiki, ma i magneti. Mm, Te proprio la magnetite, che viene spesso venduta anche per strada come palline che si attaccano una all'altra dei calamite, no? mhm. È pericoloso perché va a scompigliare il campo energetico Mm. della persona o no? Sì, muove il campo energetico. Io vedo proprio che il campo esterno, proprio quello esterno, appena esterno, che fa parte anche poi del campo interno, però è proprio, sì, segue il magnete, quindi se ce l'hai in tasca è come se fosse tutto, è come se questa rete fosse tutta proiettata verso la tasca. Mhm. Ma se uno ha male alla mano, li mette un po' sulla mano e sparisce il dolore, che succede? Allora, che in quel momento lì, ok, io vedo che in effetti è efficace per il dolore perché a livello magnetico riequilibri il campo lì, però eh, quando tu ce l'hai in mano e ce l'hai lì, il tuo campo magnetico è modificato tutto, quindi tu in quel momento vivi con un campo magnetico modificato, diverso, come se non fossi tu in quel momento. Mhm. Vedo proprio questa cosa, no? E Quindi bene qui o male? no, in quel momento lì, allora, se fai solo quella cosa lì e stai immobile, non parli con nessuno, non cioè, devi fare solo quella cosa lì, quei pochi istanti. Che se no? Perché se no, se fai altre azioni o parli con qualcuno che tu parli, ma non sei te, quindi vedo che agisci, ma senza essere te. Ok. Va bene, andiamo finalmente al cluster. Ci sono 2356 vite che aspettano lì con tutti i rispettivi contratti. Mhm. Che vuole fare? Allora, ho aperto il portale definitivo. Mm, vedo tutte le vite come una vita, un'enorme carta. Dei tarocchi. Sì, sì, non dei tarocchi, ma fatto uguale, non ha sul disegno dei tarocchi, però fatto così. Mhm. Mhm. Tutte Le ha carte. messe tutte assieme, sì. Adesso ha fatto un enorme mazzo e le sta buttando nel portale definitivo. Fatto? Ok, sì, Ha già imparato a fare una ad Eternum, vero? sì, se lo rifà. Ne rifaccia uno allora. Mhm, lo sta facendo e l'ha posizionato nel cluster. Andiamo all'avatar allora. Mhm, ok.
Aperto il portale definitivo. Ok, sta lanciando tutto. Come l'ha trovato? Cosa faceva? L'ha trovato come se fosse offeso e arrabbiato. Non stava facendo niente, ma era un po' girato dall'altra parte. E quando siamo arrivate, si è un po' arrabbiato, cioè si è un po' risentito e ha detto: Non puoi fare questo. Offeso, arrabbiato. Sì. Offeso, arrabbiato. Questa è una nostra creazione, stupida, peraltro. Quindi di pure Isabella di sbrigarsi, di prenderlo a calci, Sì, sì. di usare tutto quel dispotismo che ha utilizzato inutilmente in sede lavorativa, di usarlo con questo fantoccio stupido. A calci subito, proprio a calci letteralmente nel portale. A calci. Offeso, arrabbiato. Un costrutto, un software offeso. Poi cerca di riprodurre quello che fa fare Cioè, alle dovrebbe persone. farci pena, dovrebbe dire, ah, poverino, Mm. poverino, ah, povero software, poverino. Ma a calci, ma a pugni, a sberle, ma proprio così, veloce. Anzi, lei muove un dito e tutto si muove dietro il suo dito, tipo Mary Poppins, Mhm. che pulisce la stanza. Così, eh? Ok, messo nel portale definitivo, tutto, postazione compresa, e ha chiuso il portale. Ok. Finalmente. E come la vedi adesso? Adesso la vedo vestita tutta di colori, quindi varie cose di colori, molto colorata, e ha tutto e si è messa intorno tutti ehm, come se fossero tante postazioni per far giocare i bambini. E Mhm. ogni postazione fa una cosa creativa diversa ed è pronta ad accogliere infiniti bambini per farli divertire. È pronta. Mi Cosa dice, farà da grande? ah, te lo stavo per dire. Mi dice, adesso l'iniziativa la prendo io. È come se in eterico lei avesse aperto una sua scuola. È come se avesse fatto una struttura circolare dove ci sono appunto tutte queste postazioni e lei ha la sua scuola personale. Lei pensa di inventare una scuola. Si può inventare una scuola. Mm, Si certo, deve inventare una scuola. certo, Perché l'attuale non è una è già scuola. stata fatta. Si possono inventare delle scuole adatte ai bambini di ora. Mhm. Eh, Quella in cui si va nel bosco e si costruisce qualcosa. anche. Una zattera. Una Mhm, casa sull'albero. mhm, Un anche. letto. Coi rami. Bello, sì. Una barella. Coi rami. Mhm, E l'erba. sì. Uno studio degli alberi. Riconosciuti o con Mhm, le foglie o solo con la corteccia in inverno. eh, mhm. Poi si possono imparare si può imparare a contare, contando i giochi, facendo delle forme, contando. Mhm. Poi vedo che fa ehm,
gli fa fare anche delle esperienze. Vedo che una sera lei sarà con tutto un cielo stellato d'estate con questo gruppo di bimbi e gli farà vedere gli insegnerà come funziona il cielo facendoglielo vedere. Poi, e poi gli insegnerà, la vedo, la vedo con questi grossi pacchi di farina e gli insegnerà a vedo tipo a contare o anche a fare le cose, le trasformazioni degli elementi tramite, vedo questa farina enorme, vedo dell'acqua, E fanno la vedo, pastella. sì, vedo passare anche dei numeri, poi vedo la scritta K, chilogrammi, vedo i numeri, vedo tutti Cucinano. questi bimbi. Sì, Pane. e con questo gli insegna, sì, insegna Dove? Che paese? che paesi. Io vedo che lei è come se girerà l'Europa e poi dopo la chiameranno anche lontano. È come se la chiamano ad avviare le scuole, queste scuole che lei ha creato, che ha ideato. E quindi la vedo. Ma I primi questo due posti dopo, sono Spagna e Francia. questo dopo un giusto reset del Sì, mondo. sì, però vedo che lei può iniziare a impostare. Allora, là sarà addirittura, io vedo che con il giusto reset del mondo sarà addirittura finanziata per fare questo, non dovrà cercare lei. Le offriranno dei fondi e la chiameranno per fare, Mm. senza che lei debba cercare niente. Però adesso vedo che inizierà comunque a impostare il tutto da casa sua, da dov'è, con come se iniziasse a mettere l'energia, quindi magari con i bimbi vicino a lei, come se facesse una micro scuola privata e poi da lì parte tutto. Questo è quello che vedo oggi con le condizioni di oggi. Va bene. Nuova vibrazione. 15 miliardi, Consapevolezza. 173, PSPE. 58 la PS, 42 la PE, Vite precedenti. 1927, Cervello. 10, Ci sono ancora entità, abduction, cloni, impianti, entità mentali, e impianti eterici. no. Con queste nuove condizioni la causa che fine fa? Eh, io vedo che andrà tutto molto liscio. Tempi più o meno i soliti, ma un pochino più accelerati, ma io vedo che lei prenderà quello che deve prendere. Ok, passiamo tutte le informazioni al figlio, se le vuole, come se lo invitassimo alla fine nel cinema dove vede in automatico. Lo stesso anche Mhm, l'ex, lo mhm. stesso anche i genitori e tutti quelli che vogliono vedere. Chi prende queste informazioni tra quelli che ho nominato e non? Il figlio e i genitori le prendono. L'ex no. No. Ok. Poi prende anche l'informazione che fare il capriccioso non porta a nulla e non si fa, Mm. non permette di crescere e di maturare, ma solo di diventare dei capricciosini. Mi Mhm. raccomando. Mm, bene, messaggio finale di PSPE a Isabella.
La PS mi dice di dirle queste cose. Usa le lettere a te tanto care per scrivere la tua nuova strada. Io penso che intenda proprio scrivere. Su un pezzo di carta. No, vedo proprio come se lei dovesse scrivere un libro e mentre scrive il libro, ehm, mentre si concentra per dover scrivere il libro e voler scrivere il libro, crea questo suo progetto futuro, come se le due cose andassero pari passo. Quindi, man mano che lei scrive, fa, ok? Che non un libro, un trattato, le indicazioni per questa sua Mm, scuola. sì. Isabel School si chiamerà. Mhm. No, No. scuola Isabella, italiano, no? Mhm. E poi che cosa dice? Le dice di imparare a accorgersi quando c'è un'emozione fastidiosa e proprio ripetersi, eh, di, mm, di farla tornare neutra. Quindi, che ne so, gli arriva un po' di rabbia e concentrarsi e dire neutra, neutra e sentirla che torna neutra. Mm. So che può sembrare non semplice, ma... Ma lei fa tanti sì con la testa. Ah, ok. Come la vedi? Allora, vabbè, a livello, ti ho detto che dentro questa sua scuola che ha fatto, la vedo, vedo Isabella e la PS e la PE, una sopra l'altra, dentro, che ehm, comunicano all'unisono, è come se facessero di continuo il simbolo dell'infinito Mhm. e questa informazione arriva a tutto il resto, a tutti gli altri corpi, quindi fisico, mentale e emozionale. Mhm. Ok. Ehm, farà ancora tarocchi Reiki con queste nuove condizioni? Allora, oggi, se lei rimane centrata su questa roba e non si dimentica di quello che abbiamo fatto, no. Deve stare molto attenta perché vedo che cercheranno di interferire nel senso che potrebbe essere che insistano che lei lo faccia, persone dall'esterno, ma sì, dai, dai, sei tanto brava, fammelo una volta, dai, dai. Solo che sono proprio le interferenze per far sì di poter Mm. riaprire il Beh, canale. basta buttarli, quindi che Mm, non li ho più, fateli da sola. Ehm, dipende. assolutamente no. Anzi. C'è anzi, sono gli altri che dipendono da lei. C'è eh. una... Dimmi, dimmi. Cioè, vedo proprio lei che va e gli altri come se fossero attirati a seguirla. C'è Ehm, una fiamma? Esiste la fiamma? È viva sai la fiamma? che non so se prima è uscito qualcosa, non lo so, ma io prima No. ho visto, vedo che c'è la sua fiamma e si trova in Canada Ok. adesso. Anime affini? Mm, ce n'è una, Austria. Ok, fuori dall'Italia. Mm, C'è la storia d'amore che lei non ha mai avuto nel suo ventaglio di possibilità, c'è tutto in realtà. Lei potrebbe mm. anche essere quello che vuole, insomma. Sì, da oggi proprio, sì, 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 infatti. Ma ha delle grosse possibilità di incappare finalmente in una storia d'amore senza trarre
uomini come quelli che hai incontrato finora? Sì, io vedo che con le condizioni di oggi vedrà tanti uomini che possono andare bene e che tutti sono, cioè, e che sono tutti non come quelli che ha conosciuto finora. Mm. E lei, con le condizioni di oggi come oggi, sceglierà tra questi in maniera molto precisa, E sicura. e sicura. Va bene, pronto a tornare? Mhm. E sconnettiti da tutto e tutti e torniamo.